Dopo tanta teoria era giunto il momento di mettersi al lavoro. Space Metropolis si doveva dotare dei suoi strumenti astronomici. Ad avviare il cantiere aerospaziale è stato un artista romano, con un progetto nel cassetto che sembrava proprio cadere dal cielo. Un grande telescopio da collocare sulla torre della fabbrica per iniziare a seguire i movimenti della Luna. La proposta di una collaborazione da parte del progetto di Space Metropolis è stata illuminante, ma lo dico sul serio perché in realtà ha tradotto esattamente quello che da alcuni anni io vorrei fare. Ed era proprio quello di mettere un telescopio in un luogo che potesse essere frequentato da persone in transito. Ho cercato sempre di immaginare una specie di luogo in cui, come dire, dentro una grande stanza un gruppo di persone costruisse con i più disparati e rimediati oggetti e materiali un telescopio che guardasse alla Luna perché potesse servire a preparare un viaggio. A Mars, forza. La storia del mondo si è sviluppata sempre guardando a Occidente, perché l'Occidente è sempre stato simbolo di una libertà, di una terra di libertà da trovare, no? A un certo punto però questa ricerca di un Occidente di libertà, di una terra di libertà si è esaurita per quello che riguarda, come dire, il primo mondo, il mondo occidentale con l'epopea del West, l'arrivo dei cowboy in California. E c'è il mare in California, non si va più avanti, e poi seppure prendi una barca arrivi in Cina e, come dire, riparti dal via. E quindi ci siamo resi conto che non c'era più un posto in cui andare a cercare la libertà. Il secondo mondo, quello socialista, quello del blocco sovietico, se ne è accorto nell'89, anzi nel 91, ma insomma ecco, alla caduta del muro. Il terzo mondo, ce lo racconta Pasolini in quel testo meraviglioso che si chiama Profezia, lo sta invadendo adesso il mondo occidentale, sta arrivando in California, forse ci è arrivato, si sono resi conto anche loro che, come dire, sono schiavi qua non meno che di là. Beh, alla fine quel mondo è finito, la libertà pure, e allora penso che chi la va a cercare o chi almeno ha ancora voglia di sognarla deve provare a rivolgere il proprio sguardo altrove. Arriba ya. Jala. Ce me costa lacrime sta perica, a noi è napolitana, a noi cangi chiagni mociera Napoli, come a mare, sta residenza americana. Space Metropolis è un progetto che parla al contemporaneo col linguaggio del contemporaneo. Credo che l'idea di migrazione, di spostamento, lo spostamento non significa soltanto, per carità, quello dei rifugiati, quello delle migrazioni che avvengono nel Mediterraneo. Ogni genitore ha almeno un figlio che vuole andare via. Andare via significa scappare, fuggire, non è bello da dirsi, attenzione, però è la verità. Nessuno di noi vuole stare nella barca che affonda. Stiamo sentendo tutti i campanelli d'allarme di questo naufragio. Space Metropolis prova a fare una grande iperbole di questo. Prende e dice, ok, il viaggio sulla Luna.
la scappiamo sulla Luna, andiamo a finire sulla Luna, cerchiamo un altrove che sia veramente diverso, sia un altrove libero, sia un altrove quasi utopico, ma d'altra parte se tu non costruisci i tuoi viaggi a partire da un'utopia, come dire, abbassi l'obiettivo a terra e veramente poi non ti muovi più. Credo che, anzi sono sicuro che l'arte non si faccia nei musei, l'arte non si fa nei musei, l'arte arriva nei musei, a un certo punto si sviluppa, esplode, detona, coinvolge e poi alla fine di tutto arriva nei musei. C'è la voglia di prendere dei luoghi che in una città sono dei punti ciechi e trasformarli invece proprio nell'opposto, cioè in punti di luce, in punti illuminanti, punti di illuminazioni. Quello che voglio dire è che la bellezza ci aiuta a capire le cose con maggiore semplicità. E allora abbiamo bisogno di porre maggiore attenzione sulle possibilità che ha una città di rigenerarsi. Beh, sicuramente attraverso l'arte riusciamo a portare avanti questo discorso con grande facilità, con grande semplicità, con una capacità comunicativa fortissima. Andrei sulla Luna perché bisogna stare in pace. Sai, prima ho detto che vorrei andare sulla Luna per stare in pace. In realtà mi piacerebbe andare sulla Luna per vedere la Terra che sta in pace. Giorgio e Fabrizio mi hanno chiesto di prestare la tuta che avevamo usato per Italiani nello Spazio, che è una tuta da attività extraveicolare che poteva aiutare ancora di più a vestire Daniel come un eroe del cinema. Ha indossato perfettamente la tuta, ma soprattutto l'ha saputa anche far vivere. Lui ha vissuto in quella tuta a gravità zero. Non so, mi ha fatto piacere vederlo così leggero, per un attimo staccato da terra, come Totò il Buono in Miracolo a Milano. Abbiamo chiesto al Metropolis di poter fare questa assemblea questa sera e di poter venire qui questa sera perché dopo quasi 6 mesi, 4 mesi, 5 mesi di lavoro qui dentro, molti di voi ci avranno visto fare cose anche un po' strane, insomma parlare di strani progetti per andare sulla Luna. Siamo arrivati al momento cruciale, nel senso che la prossima settimana vorremmo iniziare qui dentro a costruire questo famoso razzo per portare gli abitanti del Metropolis sulla Luna. E il primo pezzo del razzo lo prenderemo dal Metropolis e saranno quella grande struttura galleggiante che si trova dentro una delle vasche giù in fondo. A 4 mesi dall'inizio del progetto, ancora non era chiaro come saremmo riusciti a costruire il razzo che ci avrebbe portati sulla Luna. Dopo la pausa estiva, la vita a Metropolis procedeva pigra, troppo secondo i piani di volo, e in molti iniziavano a dubitare che la nostra impresa potesse giungere a buon fine. La decisione di prelevare un grande pezzo dalla fabbrica per gettare le basi del razzo aveva lo scopo di dichiarare che non avremmo desistito tanto facilmente. Raggiungere la Luna era una scommessa che non volevamo perdere. I 3 grandi galleggianti immersi nelle acque radioattive tra piante mutanti e altre forme di vita sconosciute avevano subito colpito la nostra attenzione, insieme a molti altri relitti alieni nascosti in questa fabbrica di salami. Come ci aveva ricordato il ragazzo che avevamo incontrato nelle prime camminate notturne, per andare sulla Luna ci vogliono i soldi. E noi soldi non ne avevamo, ma c'era un mondo di oggetti e materie prime a Metropolis che potevamo riciclare.
Il razzo non so come verrà fuori ed è anche bello non saperlo ed è anche bello che sarà una sorpresa per tutti. Però credo che le persone che già a oggi sono state messe a parte di questo progetto cominciano ad avere un immaginario, insomma. Quello che un po' è il mio immaginario è questo qua. Barba papà su Marte. Ecco, quello che io un po' penso di Metropolis è che sarebbe bello trasformarlo nel paese d'arrivo, cioè insomma utilizzare questo fatto che dobbiamo fare una scenografia per trasformare fisicamente il Metropolis nella Luna. Ecco. Il razzo è una tecnologia traiettoriale, è un proiettile sostanzialmente. Tu lo spari e arriva dove... Se ti sbagli se ne va da un'altra parte, non lo fermi più. Come primo passo va bene, però effettivamente state ragionando su una tecnologia un po' vecchia. Diciamo che è un viaggio di sola andata. Questo non so se è una cosa positiva o una cosa negativa, fateci i conti. Per me va bene, io che sarò sul razzo, per me va bene, tanto... Qui mi sono stufato di starci, soprattutto al nuovo salario, se non ce la faccio più. Per cui se mi mandate sulla Luna, per me va benissimo. Se Metropolis riesce col razzo a arrivare verso la Luna, la prima cosa che deve fare è occupare quel terreno lì e fare la Luna miticea. La Luna è aperta per tutti, è senza confini.